Oggi prepariamo insieme un piatto tipico della domenica, un polpettone dal cuore filante con un contorno di patate duquesse. Il bello di questa ricetta è che ognuno ha la propria versione, in cui inserire gli ingredienti che si amano, formaggi, verdure, spezie, erbe aromatiche, salumi. Oggi ve lo propongo con un cuore filante di scamorza, ma iniziamo mettendo in una padellina un po' di olio extravergine di oliva che facciamo scaldare. Inseriamo carota tritata finemente e cipolla, anch'essa tritata. E adesso le lasciamo rosolare a fuoco dolce per una decina di minuti. Una volta rosolate, spegniamo il fuoco e le lasciamo intiepidire. È il momento di preparare l'impasto del nostro polpettone, quindi in una ciotola capiente mettiamo la carne. Abbiamo due carni diverse, la trita di maiale e la trita di vitello, ma anche qui potete scegliere il tipo di carne che più vi piace. Aggiungiamo il pane, il formaggio grattugiato, le uova e in ultimo le nostre verdure che ho fatto raffreddare un po'. Poi aggiungiamo anche prezzemolo, timo, sale e pepe. E ora impastiamo tutto. Ecco qui, l'impasto è pronto. Prendiamo un foglio di carta forno, ci mettiamo l'impasto sopra, lo appiattiamo e gli diamo una forma rettangolare. Al centro ci mettiamo della provola, io l'ho tagliata a cubetti, però potreste anche fare un pezzo intero. Cerchiamo di piazzarla proprio al centro del rettangolo, perché poi sarà il cuore del nostro polpettone. E adesso, aiutandoci con il foglio di carta forno, arrotoliamo tutto. Manteniamo la provola al centro e poi sigilliamo. Ecco qua il nostro polpettone, ora non ci resta che infarinarlo. Mi raccomando, bene su tutte le superfici. Ora che il polpettone è tutto infarinato, lo mettiamo su un tagliere e possiamo andare a cuocerlo. Siamo pronti per rosolare il nostro polpettone. In una padella capiente mettiamo dell'olio extravergine di oliva e lo facciamo scaldare per bene. L'olio è caldo, quindi possiamo introdurre il nostro polpettone. Dobbiamo farlo rosolare dappertutto. Giriamolo. E facciamolo rosolare anche di lato. Il nostro polpettone è ben rosolato. Lo possiamo appoggiare su un tagliere o su un piatto e prendiamo in questo caso una pentola nella quale poi lo metteremo a cuocere anche in forno. Mettiamo sul fondo dell'olio extravergine che facciamo scaldare. Dentro al nostro tegame mettiamo della cipolla tagliata grossolanamente, carote a pezzettoni e rosmarino, un paio di rametti.
Li facciamo un po' rosolare. Le verdure sono rosolate, mettiamo all'interno il nostro polpettone, sfumiamo con un po' di vino bianco e lo lasciamo evaporare. Aggiusto di sale e di pepe. Il vino è sfumato, aggiungiamo 1-2 mestoli di brodo . Ora portiamo il nostro polpettone nel forno statico a 165 gradi per circa 40 minuti. Controlliamo la cottura e se necessario aggiungiamo altro brodo. Per lessare le patate le metto in una pentola capiente con dell'acqua in ebollizione, io l'ho già salata. Una volta che l'acqua tornerà a bollire, contiamo 30-40 minuti a seconda della grandezza delle patate. Fate comunque la prova a stecchino, ovvero punzecchiate la polpa della patata con lo stecchino. Se entrerà agevolmente vuol dire che la patata è cotta e quindi potete scolarle. Le patate sono cotte, lasciamole leggermente intiepidire perché dovremmo anche sbucciarle e quindi sarà più agevole prenderle in mano quando sono tiepide. E le mettiamo dentro ad uno schiacciapatate. E continuiamo fino a terminarle. Abbiamo schiacciato tutte le patate, adesso possiamo unire il burro, mescoliamo per farlo sciogliere. Poi uniamo il formaggio grattugiato, i 2 tuorli, la noce moscata, sale e pepe. Possiamo amalgamare tutti gli ingredienti. Di solito per queste preparazioni io utilizzo delle patate rosse che sono molto farinose, molto asciutte. Se il vostro composto dovesse risultare un po' liquido o colloso, magari aggiungete un po' di fecola di patate. Perfetto, adesso siamo pronti per mettere il nostro composto in una sac à poche con bocchetta stellata. Spremiamo quindi circa 40 grammi di impasto su una teglia foderata con carta forno. Io per lasciarla più appiccicata al fondo della teglia ho spruzzato un po' di staccante, potete utilizzare dell'olio o del burro. Facciamo quindi delle roselline, dei mucchietti da circa 40 grammi. Ora che abbiamo ottenuto le nostre patate duchesse, le cuociamo nel forno statico a 190 gradi per circa 30 minuti. Se il mio polpettone dal cuore filante e le patate duchesse vi sono piaciuti, rifateli a casa e fatemi sapere nei commenti.